Amici di Solfatara News, bentornati sul nostro canale. Anche oggi siamo qui, come ogni giorno, per raccontarvi con immagini reali e parole sincere ciò che accade nella caldera dei Campi Flegrei. Un grazie di cuore a tutti voi che ci seguite, che ci scrivete, che condividete i nostri video e soprattutto a chi sta contribuendo alla raccolta fondi su GoFundMe per l'acquisto del nuovo drone termico. Siamo al 43% e siamo a quasi metà obiettivo. È grazie a voi se ogni giorno possiamo continuare questo lavoro di monitoraggio e informazione indipendente. E se siete nuovi qui, iscrivetevi subito e attivate la campanella, perché i giorni tranquilli ai Campi Flegrei ormai sembrano appartenere al passato. Oggi le immagini che vi mostriamo raccontano una situazione apparentemente più calma nella zona della fumarola Pisciarelli. Il vapore è meno intenso, la spinta sembra ridotta, ma attenzione, non fatevi ingannare. Quella che a occhio può sembrare una fase di quiete, in realtà potrebbe essere un segnale molto preoccupante. Le forti piogge dei giorni scorsi, unite alla cenere vulcanica e alla pozzolana, hanno creato una miscela densa che potrebbe aver otturato parzialmente il condotto principale della fumarola. In termini scientifici, questo fenomeno è noto come cap rock, cioè un tappo naturale che blocca temporaneamente il passaggio dei gas caldi e del vapore. Ne abbiamo parlato nel video di ieri in modo più tecnico e dettagliato, ma oggi è importante ricordarlo. Quando un condotto fumarolico si chiude, la pressione non scompare, si accumula sotto. È come chiudere con forza il coperchio di una pentola in ebollizione. Il vapore resta imprigionato e quando trova un varco lo apre con una potenza devastante. Questa apparente tranquillità della fumarola Pisciarelli, dunque, non è una buona notizia. È un silenzio carico di tensione, un respiro trattenuto dal sottosuolo. E la terra, infatti, non si ferma. Proprio ieri sera, come riportato anche dai giornali locali, si è registrata una scossa di magnitudo 2,5, avvertita distintamente in gran parte di Pozzuoli, Agnano e nella zona della tangenziale di Napoli. Questa mattina altre scosse minori, sempre localizzate all'interno della caldera. È l'ennesimo sciame sismico di una sequenza che ormai non conosce pausa. Queste scosse, anche se spesso di modesta intensità, si ripetono giorno dopo giorno e questo, spiegano i geologi, ha un effetto concreto sul territorio, indebolisce progressivamente le strutture. I continui micromovimenti del terreno, la spinta dal basso, le vibrazioni costanti minano la stabilità di case, palazzi, scuole e infrastrutture pubbliche. Ogni piccola scossa lascia un segno invisibile, una microfrattura, una tensione in più nei materiali già logorati e il risultato nel tempo è devastante. Eppure, nonostante tutto questo, nessuno interviene concretamente. Tutto sembra fermo. I fondi per la messa in sicurezza ci sono, almeno sulla carta, ma non sono di facile accesso per la popolazione. Servono procedure, documenti, approvazioni e intanto i muri si crepano, le strade si deformano e la gente continua a vivere sopra un vulcano che si muove ogni giorno. E come se non bastasse, nulla si muove neanche nei punti più critici come la strada di Via Antiniana, che vi abbiamo mostrato nel nostro ultimo video. Una strada ancora deformata, ancora fumante e ancora aperta al traffico. Da giorni, da settimane, attendiamo un intervento. Ma quella strada è rimasta esattamente com'era, piena di gonfiamenti, crepe e segni evidenti di attività fumarolica nel sottosuolo. Eppure, da parte delle istituzioni, silenzio assoluto. L'INGU vi osserva, il comune promette, la regione tace. Tutti parlano di sicurezza, ma nessuno agisce. È un silenzio stampa assordante, quello delle autorità, mentre qui la popolazione vive ogni giorno con la paura addosso, chiedendosi dove e quando arriverà la prossima scossa o quale nuova crepa si aprirà domani. E proprio a causa di questo silenzio, in rete sta nascendo un fenomeno pericolosissimo. Sempre più persone, smarrite e senza risposte ufficiali, cominciano a seguire sedicenti esperti o veggenti digitali che dicono di poter prevedere i terremoti, arrivando persino a fornire giorni e magnitudo precise. Si tratta di persone che sfruttano la paura della gente per ottenere like, visualizzazioni e seguito, giocando su un meccanismo psicologico di controllo. Tranquillizzano quando vogliono sembrare rassicuranti e lanciano allarmi quando vogliono attenzione. È manipolazione, non informazione. E purtroppo funziona, perché quando la popolazione si sente abbandonata, cerca un punto di riferimento ovunque possa trovarlo. È lo stesso che accade in medicina. Quando un medico non sa dare una risposta,
Molti si rivolgono ai veggenti o ai guaritori. Qui sta succedendo lo stesso, ma con un vulcano attivo. E questo è un rischio enorme, perché la paura mal gestita è più pericolosa della scossa stessa. Intanto, nel cratere della Solfatara, la situazione resta tutt'altro che tranquilla. La bocca grande continua a emettere un vapore denso e continuo, spinto da una pressione notevole. L'attività termica è alta, visibile anche a distanza, e conferma che la pressione sotto la caldera non sta diminuendo. Anzi, tutto lascia pensare che il sistema vulcanico stia spostando le sue energie, cercando nuove vie di sfogo. Pisciarelli, forse temporaneamente otturata, e la bocca grande che lavora come una valvola, reggendo l'enorme tensione interna. Ma quanto potrà reggere ancora? Ecco perché il nostro lavoro di monitoraggio è più importante che mai. Con i nostri droni continuiamo a osservare ogni segnale, ogni cambiamento nel colore, nella densità del vapore, nelle deformazioni del terreno. Ma adesso abbiamo bisogno di fare un passo in più. Abbiamo bisogno del drone termico. Con questo strumento potremo misurare le temperature anomale, individuare zone di calore nascosto, scoprire fumarole non visibili all'occhio umano e capire dove la pressione si sta concentrando. Sarebbe un passo decisivo per monitorare i campi flegrei in modo indipendente e scientifico e per informare la popolazione con dati reali, non con semplici sensazioni. Per questo vi chiediamo con forza di continuare a sostenerci nella nostra raccolta fondi su GoFundMe. Ogni contributo ci avvicina a una sicurezza maggiore per tutti. I campi flegrei non dormono, si muovono, respirano, spingono. Le fumarole cambiano intensità, la terra trema, gli edifici si indeboliscono e le istituzioni restano ferme. È una situazione che giorno dopo giorno diventa sempre più delicata e la popolazione è stanca, preoccupata, ma soprattutto spaventata dal silenzio. Noi continueremo a mostrare la verità, con le nostre immagini e la nostra voce, senza filtri, senza sconti, perché questa terra merita attenzione e la gente merita risposte. Da Solfatara News è tutto. Restate con noi, continuate a seguirci, condividete i nostri video e non smettete di sostenere la nostra missione. La caldera respira e noi continueremo ad ascoltarla.